Oggi vediamo come realizzare questo vestito di Burda, preso da Burda di ottobre, che forse è passato inosservato perché è davvero bello, è uno dei vestiti che fino adesso mi sono piaciuti di più. È molto versatile, sta molto bene indossato, è morbido, non è affatto aderente, quindi si presta a diverse tipologie di figura, è sensuale ma anche comodo e casual. Lo puoi realizzare facendo la gonna lunga fino alle caviglie, quindi da portare magari con degli anfibi, o piuttosto che la gonna più corta o sotto il ginocchio o sopra il ginocchio. È bellissimo il collo alto, le maniche particolari, è facile comunque da realizzare. Puoi utilizzare la maglina a costine piuttosto che quella liscia, piuttosto che quella con un po' di lurex. Qua sotto il video, se apri la freccina che c'è qua sulla tua destra, si aprirà la descrizione dove trovi tutte le informazioni e per i tessuti e per il cartamodello. Allora fammi sapere se il vestito piace anche a te, se questo tutorial ti è stato utile, lasciami un commento, ricordati soprattutto di iscriverti al mio canale così non ti perderai i prossimi video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Seleziona il tuo cartamodello e segui le istruzioni. Scegli un tessuto in maglia, questi a costine sono bellissimi, e disponi il cartamodello sopra il tessuto piegato in doppio. Lascia i punti segnati di riferimento e fai un margine di 1,5 cm tutto intorno. Segna i punti sulla maglia. Iniziamo cucendo le spalle, quindi disponi il diritto contro il diritto delle due parti del vestito, metti degli spilli e fai una cucitura con un punto elasticizzato. Io ho utilizzato la taglia e cuci, se non ce l'hai utilizza un punto overlock, un punto zigzag. Dopo le spalle cuci tutto il fianco, sia a destra che a sinistra. Ecco qua, già cucito. Adesso andiamo a cucire il lato del collo. Questo è il lato aperto, nell'altro è doppio, quindi facciamo una cucitura con punto elasticizzato. Cucito anche questo. Adesso lo segno la parte opposta rispetto alla cucitura e segno anche il centro del mio vestito, sia nello scollo davanti che nello scollo dietro. Basta piegare a metà lo scollo e con le forbicine o con un gessetto fai un segno. Adesso pieghiamo il collo, la parte rovescia è all'interno. Mettiamo degli spilli nella cucitura, nella parte opposta dove abbiamo fatto il taglio. Facciamo combaciare queste due parti e segniamo le altre estremità opposte. Facciamo anche qua un taglietto oppure mettiamo uno spillo. Adesso inseriamo il collo dentro il vestito, diritto contro diritto, la cucitura va dietro, nel centro dietro che abbiamo segnato. Gli altri spilli li faccio combaciare con il centro avanti che abbiamo segnato, con la cucitura delle spalle e col centro dietro. Metto degli spilli. E faccio una cucitura tutto intorno, sempre con la taglia e cuci. Andiamo piano pianino perché ci sono 3 strati di tessuto, oppure appunto con uno zigzag o un punto overlock o elasticizzato della vostra macchina da cucire. Adesso vado a fare le maniche. La parte alta va arricciata per raggiungere la stessa dimensione della parte bassa, chiamata polsino, e la parte alta va arricciata nella spalla, laddove è segnato nel cartamodello, inizio e fine, va arricciata per raggiungere la stessa dimensione poi della circonferenza della spalla. Per arricciarla faccio un punto filza, quindi un punto lungo, prendo uno dei capi dei fili e lo tiro arricciando il tessuto e distribuendo l'arricciatura in maniera omogenea lungo il tessuto. Arriccio fin tanto che non ho raggiunto la stessa larghezza del polsino, che andrà poi appoggiato sopra diritto contro diritto, e faccio una cucitura sempre con un punto elasticizzato. Ho arricciato anche il colmo della manica per raggiungere la circonferenza della spalla. Adesso cucio la manica, quindi dispongo diritto contro diritto, faccio combaciare le cuciture, faccio un punto elasticizzato anche qui. Inserisco quindi la manica già cucita dentro il mio vestito, diritto contro diritto,
e faccio combaciare il punto della cucitura con la cucitura della manica, il punto segnato nel cartamodello, il colmo in alto che è segnato nel cartamodello che combacia con la spalla. Poi distribuisco bene l'arricciatura del colmo della manica, stendo bene il tessuto tutto intorno, metto degli spilli e faccio una cucitura. Anche qui vado piano, man mano tolgo gli spilli e cucio tutto intorno. Praticamente il vestito è finito, non mi resta che scegliere la lunghezza della gonna, più o meno corta, e fare poi un orlo in fondo alle maniche e in fondo al vestito. Spero che questo video ti sia piaciuto, a me il capo piace moltissimo, lasciami un commento, iscriviti al mio canale e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!